Ah, salve, io sono Thesaurus e benvenuti in questo nuovo Thesaurus Re. Troppo caldo. Salve, io sono Thesaurus e benvenuti in questo nuovo video del mio canale. Un video nel quale mi sto sciogliendo. Già. Ebbene sì, fa molto caldo e l'unico mezzo per abbassare la mia temperatura corporea, nonché quella di questo forno che è diventata la mia stanza, è un ventilatore che non posso accendere perché altrimenti sentireste... Che bello. Comunque, di cosa parliamo oggi? Di Jurassic World Evolution e più di preciso di un problema su cui aveva senso concentrarsi. Ovviamente si sono concentrati sulla cosa più stupida, sulle taglie dei dinosauri, sulle dimensioni, perché secondo alcuni sono troppo piccoli, alcuni troppo grandi, il T-Rex è troppo grosso, l'Allosauro vince sempre, bla bla bla. Quindi, siccome io sono una persona orribile, volevo fare un video su questa cosa. Premessa: ho visto che qualcuno ha già parlato di questo argomento e tra i più grandi canali c'è quello di Bestislot, però devo dire che il suo video sull'argomento mi ha fatto abbastanza schifo. Senza offesa, io sono un suo fan, lo seguo, però il video che ha fatto su questo argomento mi è sembrato un po' vuoto, un po' fatto così tanto per fare. Spero che questo video non vi dia quella sensazione. Iniziamo con forse il dinosauro più controverso, il tirannosauro. Eh sì, perché il tirannosauro in questo gioco, secondo molti, sarebbe stato gonfiato in modo esagerato. È vero? Nì. Cioè, prendiamo i dati, ok? Il tirannosauro, nella realtà, probabilmente non superava i 4 metri di altezza. Forse non ci arrivava neanche ai 4 metri di altezza. E in quanto a lunghezza, probabilmente arrivava massimo a 13 metri. Ecco. Il tirannosauro in Jurassic World Evolution invece è alto 5 e lungo 14. Quindi sì, molti di voi diranno, sì, l'hanno gonfiato. Certo, ma io sto parlando della vita vera. In realtà questo gioco è basato sulla serie cinematografica di Jurassic Park. Quindi se un dinosauro è apparso più di un film, per dire, è normale che si terrà conto delle dimensioni che raggiunge nei film. E che dimensioni raggiunge nei film il dinosauro? Alto 5 metri, questo è sicuro. Torna in Jurassic Park 3, ma ci torneremo. E lungo dai 12 ai 13 metri. 13 metri e 4 per la precisione. Perché? Perché in alcune schede riportano il tirannosauro lungo 12 metri, altre 13 metri e 4, altre 13, però la misura massima comunque è 13 metri e 4. Ok? Ovviamente quando mi riferirò a film e cose, io prenderò in analisi cose serie, non le wiki a caso o i pareri di persone, no, io prenderò i contenuti speciali, le sites chart ufficiali che ci sono in giro per l'internet e basta, non mi baserò su teorie fan-made, roba del genere. Se non ho i dati per dire una cosa non la dico semplicemente. Mi sembra chiaro. Quindi in Jurassic World Evolution alla fin fine il tirannosauro avrebbe guadagnato solo mezzo metro, un metro di lunghezza? Non è tantissimo. Perché tutto questo casino? Ma io lo so perché c'è tutto questo casino. Perché c'è la gente che odia le cose famose. Avete presente quel tipo di persone che devono fare, che persone proprio edgy, che devono fare ti piace quello, ti piace quella canzone e tu, beh sì, mi piace, è una bella canzone, orecchiata, ma l'ascoltano tutti, è commerciale. Ecco, la stessa cosa con i dinosauri. Il T-Rex è sopravvalutato. Ho capito, ma mi piace, è un dinosauro, è bello, perché ma perché lo spinosauro era più bello e il giganotosauro era più grande? Ho capito, ma a me piace il tirannosauro. Non capisci niente, dinosauri. Spero che Cthulhu ti visiti nel sogno e ti porti alla follia. E subito dopo di lui
viene lo spinosauro, che bello, perché a lamentarsi perché lo spinosauro l'hanno fatto più piccolo rispetto al film, ma è diverso dal film, io voglio quello del film. Partiamo da quello del film. Quello del film, che molti dicono essere alto 6 metri, essere lungo quai 15, 16, 17, 21, in realtà, secondo i dati ufficiali, è alto 4,87 m sulla cima della testa, per poi essere alto 5,79 m sulla sommità della vela. Quindi, testa a testa, rispetto a un T-Rex come Rexy, per dire quello che appare in tutti i film, il primo tirannosauro, insomma, sarebbe comunque più basso. E soprattutto sarebbe più corto, perché sì, quello nei film è lungo 13 metri e 1. Quello di Jurassic World Evolution è alto, o almeno così viene riportato sulla sorta di wiki che c'è nel gioco, è alto 3,9 metri e lungo 15. Ora, 3,9 metri credo si riferisca alla testa, sulla sommità della testa, o anche all'anca, non lo so. Ed è lungo 15 metri. Quanto era grande uno spinosauro nella realtà? Bene, allora 2,60 m all'anca, più o meno, quindi alla sommità della testa facciamo 4 metri, come il T-Rex, più o meno, e lungo 15 metri, forse 16 in alcuni esempi. Quindi, oltre ad essere più accurato scientificamente, è comunque anche più grande rispetto a quello di Jurassic Park 3, perché quello di Jurassic Park 3 arriva a 13. È un problema comune a tutti i dinosauri di Jurassic Park 3, non lo so perché, ma sono alti e corti. Cioè pure il T-Rex che appare lì è alto 4,41 m e lungo 11. Non lo so, sono tutti tozzi questi caspita di dinosauri di Jurassic Park 3, non so perché, a quale scelta artistica ci sia stata dietro, comunque sia. Se si prendesse appunto lo spinosaurio di Jurassic Park 3 non sarebbe solo più basso del T-Rex, anzi un po' meno basso ovviamente, ma sarebbe molto più corto, sarebbe 1 metro più corto. Invece così è più lungo ma è più basso. Quello di Jurassic World Evolution è più simile alla sua controparte reale ed è più bello così. No, vabbè. Passiamo avanti. Il Giganotosauro. Bene. Personalmente non l'avrei inserito nel gioco, proprio per evitare diatribe, problemi, complotti, roba così. Ovviamente, essendo un dinosauro nuovo al franchise, Frontier si è permessa di cercare di renderlo realistico, ok? Quindi, a parte quella coda pendente che non capisco perché Frontier? Sono tetanuri, dalla coda rigida, perché ciondola? Che cos'è un cane? Non lo so. A parte quindi quella piccola schifezza lì, è fatto bene, è bello, un bel modello, perché sì, però è piccolo rispetto al T-Rex, perché era più grande, è il Giganotosauro, better call Smyrnotosaurus. È effettivamente piccolo il Giganotosauro di Jurassic World Evolution? Sì e no. Allora, il Giganotosauro è stato stimato essere alto dai 3 metri fino ai 4 metri, lungo dai 12 ai 14 metri. Una stima più, diciamo, realistica ci porta intorno ai 13 metri. 13 metri e poco più. Ecco, nel gioco hanno preso le stime realistiche, le stime reali minime. Non so per quale motivo, ma tant'è, cioè non è proprio sbagliatissimo. Quindi nel gioco è alto 3,2 metri, quindi non 4, neanche 3, ed è lungo 12. Ok? Personalmente l'avrei fatto alto anche 4 metri, è lungo anche 14, dai, che te ne frega. Tanto, ma anche così, anche con le stime massime del Giganotosauro nella vita vera, sarebbe stato comunque più basso del T-Rex di Jurassic Park, perché il T-Rex di Jurassic Park è veramente enorme, ma non è, cioè, per fare le cose bilanciate,
avrebbero dovuto ingigantire anche il giganotosauro, però ovviamente le persone non hanno capito. Cioè, anche se avessero preso le stime più grandi, che vedevano il giganotosauro lungo 14 e alto 4, e avessero nerfato il T-Rex portandolo a 13 metri e mezzo per farlo diventare grande quanto Rexy, il T-Rex sarebbe risultato sempre un po' più alto rispetto al giganotosauro. Quindi allora a questo punto dovevano fare pure il giganotosauro di 5 metri? Non lo so. Ovvio, poi c'è gente che se ne è uscita con dati molto farlocchi di giganotosauri alti 6 metri e lunghi 18, però francamente io quelle persone non le considero. Quello che veramente hanno trattato male in questo gioco è l'Indominus Rex, il dinosauro di Jurassic World, dinosauro ibrido, quella roba lì, insomma, perché lui effettivamente nel film dovrebbe essere alto 6 metri e quando sarebbe diventata adulta, perché nel film è una subadulta, non è ancora, diciamo, al suo massimo, il dottor Henry Wu dice che sarebbe stata lunga 15 metri, quindi più lunga di un T-Rex, più grande di un T-Rex. Ora, nel videogioco invece è lunga 15 metri e 5, quindi ci sta, però è alta 4 metri e 6. Non ho capito perché a Frontier evidentemente le facevano schifo gli ibridi. Con questo sono d'accordo con voi. Fanno schifo anche a me. Passiamo avanti. Allosauro. Questo c'è da ridere, perché un po' tutti si sono lamentati che poteva uccidere il giganotosauro e lo spinosauro e il T-Rex con facilità, però per il discorso di prima il T-Rex fa schifo, quindi l'allosauro che vince, però poi quando hanno visto che ammazza pure il giganotosauro e spinosauro, poi tutti si sono lamentati e hanno voluto il nerf dell'allosauro. Allora, qual è il problema con l'allosauro? Beh, che in teoria è troppo grosso. Nessuno a quanto pare lo ha notato, perché il T-Rex, quel metro in più di lunghezza, l'hanno notato tutti, ma l'allosauro no, invece no. Ipocriti. Comunque, in Jurassic World Evolution, l'allosauro è alto 3,6 metri e lungo 12. Ora, il più grande che abbiamo ritrovato era lungo 9 metri e 7, quindi ipotizziamo anche 10 metri. È alto 2 metri e mezzo, 3 metri, comunque sia molto di meno rispetto a quello di Jurassic World Evolution. E stiamo parlando dell'Allosaurus più grande mai ritrovato. Probabilmente gli allosauri si attestavano sugli 8 metri. Ora, perché quello di Frontier invece è così grande? Beh, probabilmente perché hanno considerato Allosaurus anche Allosaurus maximus, che è in realtà considerato da molti scienziati un genere a sé stante con il nome di Saurophaganax. Ecco, questo animale era alto 3,8 metri, 4 metri, forse, perché non si sa sempre, stiamo parlando di stime, e lungo forse 13 metri. Quindi probabilmente Frontier ha voluto prendere in considerazione Saurophaganax come Allosaurus maximus, che non è proprio un errore, ma molti scienziati sono concordi nel ritenere che quest'ultimo sia un genere a parte. Mentre Acanthosaurus, poco da dire, è fatto bene, da quel che sappiamo l'altezza 2 metri e la lunghezza di 8 sono quelle giuste. GG Frontier. Poi Sucomimo, anche lui fatto piuttosto bene, diciamo che prende in considerazione le stime più grandi, perché secondo alcuni scienziati il Sucomimo non arrivava ai 10 metri, ed era alto all'anca 2 metri e mezzo, 3 metri, qualcosa del genere, mentre in Jurassic World Evolution è lungo 11 metri ed è alto 2 metri e 7, presumo all'anca, forse alla testa, perché poi non c'è scritto solamente altezza, quindi comunque sia, più o meno ci sta, per dire. Ci sono stime appunto che lo portano più piccolo, stime che lo portano lungo 12, quindi vabbè, Sucomimo ci può pure stare, facciamolo andare bene. Il Majungasauro, molti lo hanno definito troppo piccolo, quello di Jurassic World Evolution, quando in realtà non è così, anzi, la lunghezza di 9 metri e l'altezza di 2 metri e 2
sono un po' tante. In effetti probabilmente il Mangiungasauro non arrivava a superare i 2 metri di altezza e non era lungo più di 8 metri, probabilmente 7. Vabbè, l'hanno un po' ingigantito, ma ovviamente la gente a dire che in realtà era troppo piccolo. Non lo so, bastava aprire la wiki cioè, che c'è nel gioco per vedere e confrontare i dati reali, non è che ci voleva un esperto di dinosauri. Vabbè, lasciamo perdere. Baryonyx. Baryonyx. Stesso discorso del Mangiungasauro. È un po' più grande della sua controparte reale, tipo 9,3 metri di lunghezza per 3 metri di altezza. Nella realtà probabilmente non superava i 9 metri. Forse 8,5 metri sarebbe stata una misura un po' più corretta, però alla fine non è stato ingigantito, diciamo un po' allargato, ci sta, non zicchero. Prima di arrivare alla ciliegina sulla torta, parliamo di Carnotaurus. Carnotaurus, stesso discorso dei 3 precedenti, diciamo che l'hanno gonfiato un po' effettivamente. Il gioco è alto 3,3 metri e lungo 10,4 metri, mentre nella vita vera probabilmente non superava gli 8 metri di lunghezza per i 3 metri di altezza. Scarsi. Però nessuno se ne è lamentato più di tanto, di la verità, anzi non ho visto nessun commento dire che il Carnotauro era troppo grosso. Immagino perché il Carnotauro stia simpatico. I meme, toast, meme. E siamo arrivati alla fine, la ciliegina sulla torta, il Ceratosauro. Ricordate il discorso dello spinosauro di Jurassic Park 3 che faceva schifo ma la gente lo voleva come quello di Jurassic Park 3? Ecco, una cosa simile, più o meno, solo al contrario. In effetti questo teropode appare in Jurassic Park 3 ed è enorme, è veramente gigante rispetto alla sua controparte reale. È alto infatti nel film, per quella scena in cui annusa ai protagonisti, sente la cacca dello spinosauro e scappa. Non sto scherzando, è proprio così la scena. Magia. Jurassic Park 3, solo magia. Fa più male che dire che il Tirannobo è un animale bello. Comunque, 3,65 metri, altezza per 9,3 metri di lunghezza. Sono sempre molto accartocciati questi dinosauri, vabbè. 3,65 metri. Ora, la controparte reale, probabilmente, perché parliamo sempre di stime, ragazzi, niente cose proprio certe, non superava i 2 metri di altezza, forse 2,5 metri, forse 2,5 metri, per una lunghezza di 7 metri. Un bel po' più piccolo, un bel po'. In Jurassic World Evolution tutti invece sono lamentati perché era troppo grosso, perché era ridicolo, Frontier non capisce niente, la taglia. Effettivamente un pochino l'hanno gonfiato. 3 metri per 10,4 metri. 3 metri, non 3,65 metri come nel film, ma neanche 2 metri, 2,5 metri facciamo, come nella vita vera. Una via di mezzo. Certo, è troppo lungo, ma non per niente, ma perché quello del film Jurassic Park 3 essere troppo tozzo. Se fosse stata una creatura normale, sarebbe stata lunga 11-12 metri, ma siccome in quel film tutti i dinosauri sono accartocciati, cioè sono proprio presi e accartocciati, non lo so per quale motivo, effettivamente in Jurassic World Evolution il modello è più snello, quindi è più lungo, però è più basso. Cioè, a rigor di logica sarebbe più simile alla sua controparte reale, quello di Jurassic World Evolution, piuttosto che quello del film, ma siccome la gente non si ricorda che scempio
effettivamente era Jurassic Park 3 o semplicemente non ci ha sbatto di andare a controllare quanto fosse alto, che poi un po' forse è vero, effettivamente potevano farlo più piccolo, è apparso solo una volta, potevano fare lo stesso discorso dello spinosauro e mettere le taglie reali dell'animale. Probabilmente Frontier l'ha ingigantito un po' per chi era il loro dinosauro carnivoro promozionale, diciamo. Però alla fin fine, sono tutti, volente o nolente, sono tutti un po' più grossi della loro controparte reale. A parte il giganotosauro, che hanno preso comunque delle stime reali, più piccole però, minime. Non è che l'hanno rimpicciolito, hanno preso delle stime basse, voglio dire. Ma a parte quello, un po' tutti i teropodi sono stati ingigantiti. E con questo concluderei qui il video, ed era ora, direi. Nient'altro da dire, spero che per tutti quelli di voi che hanno acquistato Jurassic World Evolution o che sono interessati ad acquistarlo, questo video sia stato interessante e, non lo so, vi abbia chiarito qualche dubbio circa questo problema delle taglie che si legge un sacco su internet senza che poi nessuno effettivamente si ponga un attimo fuori dal suo fanboismo e vada a vedere come stanno veramente le cose. E per gli altri, quelli a cui non interessa Jurassic World Evolution, che sono arrivati fino a qui, mi congratulo con voi, complimenti, non avete altro modo di sprecare la vostra esistenza. E giacché che ci sono, prima di andarmene vi lascio una breve clip che è molto esplicativa circa il perché non posso fare i gameplay di Jurassic World Evolution, che vorrei tanto fare, magari quando prenderò un PC decente, spero prima di settembre, giusto per modernizzare un po' il canale, per renderlo più giovine. Il video sui rettili marini sarà il prossimo, lo giuro, uscirà quello sicuro, e spoiler alert, sarà più di uno. Vi giuro, ci sto lavorando.